Bentornati a tutti su B-Maker Electronics. Il mio nome è Marco e oggi andiamo a comandare un motore DC. Io ho qui un motorino a 12 volt. Andremo a realizzare questo schema che vedete. Allora, il cuore del circuito, come possiamo vedere, è un ESP32, dove andremo a controllare tutta la logica di programmazione. Poi utilizzeremo due optoisolatori per rendere sicuro il circuito, quindi isolare la parte di potenza dalla parte di comando, e infine andiamo ad realizzare un ponte ad H con 4 MOSFET per fermare, far girare all'incontrario il motore, rallentare, poi andremo a vedere cosa possiamo fare. Ok, per prima cosa andiamo a vedere meglio tutto il circuito come è composto. Allora, questo è tutto il circuito. Allora, per prima cosa abbiamo bisogno di un ESP32 che è il cuore del progetto. Questo è un microcontrollore potente con Wi-Fi e Bluetooth integrati. Tramite i suoi pin GPIO invia segnali per gestire la logica del ponte ad H e modulare la velocità in PWM. Poi abbiamo due optoisolatori per isolare il circuito, sono dei PC 817. Questi servono per isolare elettricamente il microcontrollore dalla parte di potenza, quindi protegge da eventuali disturbi e cortocircuiti. Poi abbiamo un ponte ad H formato da 4 MOSFET, 2 P-channel e 2 N-channel. Combinando queste accensioni possiamo far girare il motore in un senso e in un altro. Per esempio, se attiviamo Q3 e Q2 il motore gira da un lato, quindi la corrente passa qui, va al motore e torna qui al negativo. Invece se vogliamo attivare l'inverso, attiviamo Q4 e Q1 e il motore, la corrente, cioè si invertono i più e meno e quindi il motore gira all'incontrario. Sul ponte H troviamo anche dei diodi Schottky, uno N5817 che elimina picchi di tensione generati dal motore quando viene spento improvvisamente. Questo evita danni ai componenti. Quindi che cosa possiamo... Io qua ho scritto un po' di cose che possiamo controllare con il nostro microcontrollore ESP32. Allora, il controllo della direzione, quindi il motore può girare da una parte e da un'altra, il controllo della velocità con il PWM che regola la velocità, abbiamo un avvio graduale, quindi un soft start, cioè la velocità sale gradualmente per evitare strappi. Possiamo creare un arresto, quindi il motore si ferma naturalmente, una frenata attiva, quindi corto terminali per fermare rapidamente. Possiamo includere un funzionamento temporalizzato, quindi possiamo programmare la durata di quanto tempo deve stare acceso il motore. Poi abbiamo un controllo Wi-Fi o via browser Wi-Fi che è già integrato nel nostro ESP32. Possiamo integrare dei sensori, quindi delle fine corsa infrarossi. Abbiamo un feedback, un PID, possiamo regolare la velocità in base a un encoder, vedrò se posso fare qualcosa, e infine abbiamo una protezione elettronica contro sovraccorrenti e surriscaldamento. Andiamo a vedere meglio come è fatto questo ponte ad H. Allora, nel mio caso qua, nella foto, troviamo 4 MOSFET. Il motore viene messo al centro, come potete vedere è una specie di forma, è una H, quindi perciò viene detto ponte ad H. Quindi abbiamo detto è formato da 4 MOSFET
Questo ci permette di controllare in modo sicuro il motore, quindi possiamo far cambiare direzione, aumentare la velocità e arrestare in sicurezza. Parliamo del fotoaccoppiatore. Nel circuito, come potete vedere, ne troviamo due. Serve per separare la parte logica dalla parte di potenza. Al suo interno troviamo un diodo che, una volta attivato tramite il nostro ESP32, fa chiudere il contatto sul fototransistor e quindi il circuito di potenza, dove è collegato ai MOSFET. Questo ci permette di controllare i MOSFET e quindi il motore in tutta sicurezza. Infine, ma non per ultimo, parliamo del nostro ESP32, il cuore del circuito. Tramite programmazione ci permette di comandare il motore, quindi di variare velocità, di arrestare, tutto, possiamo fare di tutto. Adesso andiamo a vedere una cosa alla volta. Ok, cerchiamo di andare a montare il circuito e vediamo se riusciamo a farlo funzionare. Andiamo a montare gli optoisolatori. Io ho qui un PC817. Come vedete dallo schema, l'anodo è contrassegnato da questo puntino e anche qui è l'anodo, quindi qua troviamo il catodo. Infatti adesso lo andiamo a misurare col tester. Mettiamo il tester in prova diodo. Aspettate, muoverlo un po', il tester si vede meglio, così. Quindi abbiamo detto anodo e catodo, quindi se io metto puntale qua, infatti troviamo il diodo, e anche qui. Come da schema portiamo il GND, quindi il catodo del foto LED che troviamo all'interno dell'optoisolatore, al GND di tutti e due. Ho messo anche le due resistenze a 220 ohm e qui andiamo a collegare i pin 25 e 26. Prima di terminare il circuito, qua ho messo anche il MOSFET, ma prima occupiamoci degli optoisolatori. Andiamo ad inserire dei LED per vedere come funzionano. Allora io metterò un LED, il catodo sul collettore, quindi sul pin 4, e una resistenza che va al positivo e l'emettitore al negativo. Anche sull'altro optoisolatore mettiamo così e mettiamo una resistenza e al positivo. Colleghiamo i pin 25 e 26 e GND. Allora li portiamo a questa resistenza e l'altro a quest'altra resistenza, e il GND, l'ESP32, lo mettiamo qua. Qua separiamo i circuiti di alimentazione. Qua abbiamo l'alimentazione del nostro ESP32 e qua del nostro alimentatore. Difatti vado a collegare il positivo e il negativo, collegato qui, di 12 volt. Adesso andiamo a fare un piccolo programmino sull'ESP32 per farvi vedere come funzionano i due LED. Faremo un piccolo blink. Per prima cosa colleghiamo il nostro ESP32 al computer. Apriamo Tony e scriviamo questo piccolo programma che ci permette
impostiamo 25 e 26 come output e qua accendiamo e spegniamo il primo led e il secondo led per un secondo, e qua spegniamo e accendiamo per un secondo il primo e secondo led. Qua con questo finisce con finali. Interrompiamo tutto il programma una volta premuto stop. Mandiamo in esecuzione, facciamo run e difatti troviamo, come potete vedere, accensione e spegnimento. Qua ho dato tensione 12 volt. Difatti cerco di inquadrare così, se io stacco il positivo, come vedete i led si spengono, ma l'ESP32 è ancora attivo. Do alimentazione e vediamo che i led lampeggiano come ho scritto sul programma. Togliamo i led e inseriamo solamente la resistenza di pull up sul collettore, sul primo e sul secondo. Questa parte di controllo è stata fatta, adesso non ci rimane altro che fare quella di potenza. Ho qui i 4 MOSFET e adesso andiamo a collegare. Ho collegato i source del 9540 al positivo di alimentazione 12 volt, Q3 e Q4, Q1 il source l'ho collegato al negativo e anche Q2 al negativo. Ho collegato il drain pin 2 del Q3 al drain del Q1 e il drain del Q4 al drain del Q2. Ho collegato il gate di Q3 e il gate di Q1 direttamente al punto A dell'optoisolatore. Ho collegato anche il punto B di Q4, il gate di Q4 e il gate di Q2 che va direttamente all'altro optoisolatore, quindi al punto B. Ho inserito anche i 4 diodi di 1N5817 in protezione e infine ho collegato il motore. Alzo un attimo così si vede meglio. Ho collegato una parte del motore sul pin 2 sul drain di Q3 e l'altro sul drain di Q4. Adesso con questo programma facciamo una partenza soft fino alla massima velocità. Ok, proviamo a fare run e vediamo che succede. Infatti il motore gira. Ok, ha raggiunto la massima velocità e si è fermato. Vediamoli il run. Ok. E si ferma. Rivedere quest'altro codice dove creiamo una pagina web per accendere e spegnere il nostro motore, quindi da browser. Adesso non vi faccio il codice, ve lo lascio in descrizione. Mandiamo in run, tenta di connettersi a wifi, se è connesso, copiamo il nostro indirizzo IP che ha creato il server e andiamo a digitarlo su una pagina web. Come potete vedere adesso abbiamo motore ESP32 controllo semplice. Se facciamo avvia motore si dovrebbe avviare il motore. Proviamo e vediamo che riusciamo a comandare il motore da browser. Facciamo spegni e il motore si è spento. Facciamo avvia
e spegni. Possiamo digitare questo indirizzo su qualsiasi computer, qualsiasi telefonino che è collegato alla rete wifi dove è collegato il nostro ESP32 e possiamo comandare il motore da lì. Con questo programma mandiamo il motore in 2 secondi da una direzione e 2 secondi sull'altra. Ok, proviamo. Io ho collegato tutto, alzo, mando in esecuzione, faccio run, vediamo direzione 1, direzione 2 e come vedete, non so se riuscite a vedere, cambia direzione. Quindi tramite il nostro ESP32 riusciamo a comandare gli opto-isolatori che comandano il circuito di potenza formato dai MOSFET e quindi controlliamo il motore in tutta sicurezza. Siamo giunti alla fine del video. Abbiamo visto come collegare l'ESP32 a un motorino DC, come farlo andare avanti, indietro, cambiare velocità, comandare il motorino direttamente da browser. Ci sono altre infinite possibilità di programmazione, quindi di poter comandare il motore come desideriamo. Una nota: per realizzare questi video ci vuole molto tempo e impegno. Vi chiedo solamente un like o un commento, o se volete potete anche iscrivere al canale. Ok, se avete qualche suggerimento, qualche video da realizzare potete scrivere sotto nei commenti. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un like e ci vediamo alla prossima.